Un saluto a tutti ragazzi e benvenuti sul mio canale da Michele. Prima di tutto desidero ringraziarvi, grazie per essere iscritti al mio canale, siamo quasi a 600 iscritti, è vero ne mancano ancora 13, però ragazzi si iscrive uno, si iscrive l'altro e Michele è molto soddisfatto. Grazie ragazzi, veramente grazie con tutto il mio cuore, mi raccomando. Per quelli che non si sono ancora iscritti, ricordatevi che è molto importante per chi fa i video avere anche le iscrizioni al canale, oltre ovviamente alle visualizzazioni. Grazie ancora ragazzi. Allora, numero 75, poi devo dirvi una cosa importante anche sul portareattore del reattore ARC di Ironman, ovviamente del torace. Vediamo poi se me lo ricordo, speriamo. Allora, andiamo subito ad aprire il 75. Come sempre, guardate che copertina, abbiamo Thor e Ironman, bellissima. Guardate che meraviglia questa copertina. Poi andiamo a vedere i pezzi, comunque ragazzi poi li apriremo, sono solo 2 di plastica e vedo anche un difetto qua di verniciatura. Nessun problema, con l'abbonamento si sostituiscono i pezzi fallati. Allora, andiamo subito a vedere il contenuto del fascicolo numero 75. Lo tengo con le mani, così riesco a farvi leggere tutto quello che c'è scritto all'interno. Questa è la pagina dei servizi, è uguale su ogni fascicolo e qui si comincia per chi desidera anche leggere, ovviamente per quelli che non hanno fatto questa splendida armatura, perché è veramente bella. Sapete che questo canale non si limita solo al montaggio, ma anche se non dovrebbe succedere, e avete ragione, perché il prodotto dovrebbe montarsi e andare bene così com'è, però non c'è nulla che non si possa risolvere e io faccio questo, cerco di trovare la soluzione per migliorare la funzionalità e la stabilità dell'armatura. Guardate che belle queste immagini. Questa la guardiamo bene dopo, che sono i pezzi contenuti, e dietro abbiamo la collocazione in 3D qua, ma li vediamo dopo questo ragazzi. Qui siamo a pagina 8. Ricordatevi anche di guardare nella playlist del canale dove sto facendo anche la Citroen 2 cavalli Charleston, la leggendaria Citroen 2 cavalli Charleston, la Ford Gran Torino di Starsky Hutch, bellissima anche quella. Dovrebbero arrivarmi i primi 3 numeri del Mazinga Z, alto 75 cm, speriamo entro la fine di ottobre che mi arrivino. Poi ci sono video anche su Softair, CO2, armi, modellini della CMC e poi più avanti metteremo tante altre cose. Date un'occhiata se avete piacere
e non dimenticatevi, sempre se avete piacere, di iscrivervi ragazzi. Io ovviamente non potrò che ringraziarvi. Abbiamo quasi finito. Ecco qua, ultima pagina. Nella prossima uscita costruisci la quinta parte del torace. Ecco qui. Ok ragazzi. Allora andiamo subito a vedere il contenuto di questo numero 75. Tutto plastica, non ci sono problemi. Abbiamo due serie di viti, una EM, ricordatevi, scritta nera, EM vuol dire metallo, scritta nera va avvitata nel metallo, e qui abbiamo un'altra serie di viti, RP in azzurro, P plastica, l'azzurro va nella plastica e il nero va nel metallo. Andiamo ad aprire il blister. Ecco qui, ecco, vedete? Forse non lo vedete, ma abbiamo un difetto qua di verniciatura, qui piccolo, però c'è. Vedremo se riuscirò a recuperarlo, ma è difficile perché è stata catturata della polvere in mezzo, quindi non credo che io possa. Manca un po' di vernice anche qui, perfetto. Ecco, queste cose sono quelle che non dovrebbero succedere, ma che purtroppo, ahimè. E va bene ragazzi, tanto la De Agostini sostituisce prontamente. Non dovrebbero accadere, ma almeno abbiamo un servizio, per quanto almeno è data dalla mia esperienza, ineccepibile. E qui abbiamo una borchia sempre in plastica. 1, 2, 3 pezzi e la serie di viti. Perfetto. Andiamo adesso a vedere cosa c'è da montare. Allora, 1, 2, 3, 4. Perfetto. L'armatura Mark III di Iron Man è dotata di 2 alettoni mobili sopra le scapole e le spalle. In questa uscita comincerai a lavorare sulla protezione della spalla destra. Abbiamo la 75A, questa, che è la piastra della spalla destra. Abbiamo la 75B, alettone della spalla destra, questo. E poi le due serie di viti. E abbiamo l'elemento decorativo 75C. Allora, a noi. Questo ci dice semplicemente di metterlo così. Perfetto. E andiamo a mettere una vite RP. Ricordatevi sempre l'apertura semplice facile dei sacchetti, dito pollice e indice, sfregamento, apertura. Vedete? Andiamo a prendere una vite RP, chiudiamo il sacchetto, guardiamo la direzione all'interno, che combaci bene, perfetto. La inseriamo. Ragazzi, state attenti quando fate questa operazione, perché potete rovinare questa parte qui, che poi forse verrà anche coperta, ma comunque cercate di non rovinarla.
Non mettete olio, ragazzi, non mettete olio. Ovviamente deve essere mobile, quindi se stringete troppo, oltre a rischiare di rompere la plastica e non serve, questo non si muove più. Qui l'importante è che siete all'interno e siamo all'interno, non serve più stringere, va benissimo così. A questo punto ci dice di mettere la nostra borchia 75C e va messa in questa maniera. La parte più lunga va messa verso la punta, che poi è spiegata chiaramente qua. Quindi così. Non abbiate fretta di schiacciare subito perché rischiate di rompere il perno, che è molto fragile. Per capirci questo. Quindi la mettiamo sul foro. Ecco qui. E poi con tutte e due le dita, o al centro anche, tenete il dito dietro e premete leggermente. Ecco qua, guardate. Perfetto. A questo punto ci dice di montarlo. Eccolo qua. Ci dice: recupera il gruppo del torace su cui hai lavorato nelle uscite precedenti, cioè questo. Guardate che spettacolo, bellissimo metallo. E unisci a esso la protezione della spalla destra che hai assemblato nella fase 1, cioè questa. Inserisci il perno presente sul lato interno della piastra 75A, quindi inserisci il perno presente, è questo. Questo è il perno presente. Non è proprio un perno, ma è questo. Quindi nel relativo foro del telaio del torace 72A. Ok? Quindi ricordatevi sempre attenzione a questo che lo rompete. Quindi andiamo a mettere semplicemente, tirate su questa leva qui, la tirate un po' su, vedete? Perché andate meglio a metterla. E poi andate a inserirla. Questa la inseriamo qua. E vediamo cosa succede. Allora. Oh ragazzi, ma Michele, ma cosa sta facendo Michele? Magari se lo mettiamo al contrario, ragazzi. C'è anche la foto. Quindi no, non così ovviamente, sarò l'unico che avrà sbagliato, di sicuro. Ma così, ecco. Ecco così è meglio ragazzi, ve lo assicuro. È l'unico modo possibile. Allora, ecco qua. E ci dice di inserire una vite EM. Allora, questo mettiamolo così, prendiamo la vite EM, la vite EM Michele l'ha persa, aspettate ragazzi, eccoci di nuovo qua ragazzi. Allora, abbiamo detto, prendiamo una vite EM, qua, allora, io vado un attimo a sfilare questo e mi passo all'interno, vediamo se serve grasso, ma non credo, la vite EM qua. Ok? E mi creo il filetto. Non so se si vede in camera bene, ragazzi. Vi assicuro che lavorare con dietro il telefonino, o meglio con davanti il telefonino, non è una cosa molto semplice. Ecco, magari se avete un po' di grasso, adesso io non l'ho messo, ce la faccio lo stesso, tanto è solo una, ma voi mettetelo, vi aiuta. Avanti, indietro, vedete? Vi conviene farlo questo passaggio, ragazzi, perché ve l'ho spiegato tante volte, ma per quelli che non mi hanno mai seguito, seguitemi ragazzi, iscrivetevi, mi raccomando. Fare questo lavoro permette poi di facilitarvi tutto quello che è
applicare la vite successivamente senza rischiare di rompere questa plastica qua, perché questa è plastica, questo è metallo, quindi questa si rompe e non questo. Quindi se voi non passate prima la vite, tribulate di più. Datemi retta. Ecco fatto. Soffiamo nel filetto. Adesso fate attenzione perché quando inseriamo questo dentro, così, non vi preoccupate perché guardate cosa succede. Questo va più avanti del foro. Non c'è problema. Evidentemente deve stare più indietro, no ragazzi? Quindi andiamo, lo sfiliamo indietro. Non so se mi sono spiegato. Non è che voi lo mandate tutto contro e qui trovate subito il foro dietro, no ragazzi. Dovete tirarlo indietro, guardate, ecco qua, e lo mettete che combaci con il foro. Perché se lo spingete troppo avanti, il foro non combacia più. Ma deve essere così. Se lo hanno fatto così è perché evidentemente alla fine deve essere staccato dal torace. Quindi non vi fate problemi. Adesso guardate, avendo io creato il filetto prima, tutto è più semplice. Tutto è più semplice e non rompete nulla. Devo solo trovarlo. Fatemi vedere dov'è. Eccolo qua. Se non si sposta. Sapete perché ho difficoltà? Per quello che vi ho appena detto adesso. Perché non riesco a prendere il filetto perché la plastica non combacia perfettamente bene se non siete voi a farla combaciare perché va troppo avanti. Ma ripeto, non vi preoccupate. Adesso lo fermo così. Ecco qua. E dovremmo farcela. Proviamo. Allora ragazzi, questo è un problema che avrete anche voi, purtroppo, perché non combacia perfettamente il foro, ve l'ho già detto. Non combacia perfettamente il foro, perché altrimenti si sarebbe evitato subito, e invece non combacia. E allora cosa possiamo fare? Perché se io sforzo spacco la plastica qua e non devo sforzarlo, deve trovarsi il foro. Vediamo così, ma anche così faccio fatica. Mi dispiace per il filmato lungo, io potrei anche mettere la pausa, mandare avanti, sistemare tutto e lo avrei già evitato. Ma voglio che capiate anche voi che questo è un problema che potreste trovarvi. Ecco qua. Adesso ce l'abbiamo fatta. Perfetto. State attenti a quando vitate questa plastica, piuttosto la tirate più su, non troppo, se no la rompete. Ecco qua. Ecco. Avvito ancora un po'. Ragazzi, passatevele prima le viti, datemi retta. Perfetto. Ok, vedete, è staccato qui. Adesso va bene. Andiamo a vederlo davanti. Questo va giù. Perfetto. Guardate che pezzo. Allora ragazzi, abbiamo finito, ma volevo dirvi un'altra cosa. Ricordate all'inizio vi ho detto, vi devo dire una cosa. Fate attenzione quando montate il portareattore ARC, perché si monta sia così che ruotato di 180 gradi, cioè questo pezzo lo potete anche mettere da quest'altra parte qua, perché è simmetrico, ok? È uguale. Però c'è una cosa che non è uguale. Se voi lo montate al contrario, cosa succede? Che il reattore ARC lo accendete lo stesso, ma quando poi metterete il pezzo dietro che chiude, non vi troverete col pulsante perché, guardate perché,
perché se lo montate correttamente come vi fa vedere nella foto, parlo di questo, non è il 75, sono quelli precedenti ragazzi, però ci tenevo a dirvelo questo. Se voi lo montate al contrario, questa parte qui ve la troverete qui più alta. Vedete che qui c'è meno spazio e qui ce n'è di più? Ecco, dovete avere più spazio se lo montate correttamente verso il collo. Qua. Guardate. Vedete, questo è dove ci va poi il collo, la testa. Qui abbiamo più spazio e deve essere rivolto verso il collo. Qui abbiamo meno spazio. Se lo montate al contrario, poi, quando metterete il pezzo dietro della schiena, non vi troverete a combaciare con il perno. Ok ragazzi? Spero di essere stato chiaro. Allora, a questo punto abbiamo finito la protezione della spalla destra. Guardate che meraviglia, questi si alzano, o meglio questo si alza. Mi raccomando ragazzi, non vi preoccupate, vedete questo balla, ma evidentemente dovrà avere un po' di gioco per quando poi uniremo tutte le altre parti, quindi non vi preoccupate, ricordatevelo, ecco. Allora, a questo punto vi volevo far vedere, perché mi piace farlo, chiudiamo subito questo che abbiamo finito, il 75, abbiamo finito. Mi piace prendere tutto quello che abbiamo fatto fino adesso, un attimo solo. Eccoci qua ragazzi, guardate che spettacolo dove siamo arrivati fino adesso, non c'è proprio tutto, Questi vedete, questo ricordatevi sono le protezioni del muscolo, non le mettete fino alla fine perché nel momento in cui vi accorgete di avere troppo gioco, qui non ce n'è di gioco, è molto duro per tutti gli interventi che vi ho fatto vedere nei video, potete svitare senza dover togliere questo e rischiare di danneggiarlo, lo metterete alla fine. Stessa cosa anche per quanto riguarda queste coperture. Ricordatevi anche, per quelli che mi hanno dato retta, che dietro avete le lettere, non sono tutte uguali i due pezzi. In uno avete R destro e left. No ragazzi, lasciate perdere, non parlo l'inglese, non lo parlo. L sinistro, R destro, vedete? Ci sono le lettere. Qui abbiamo la R, eccola qui, non so se si vede, dovrebbe vedersi, eccola qui. Guardate che cosa non è questo braccio, guardate che meraviglia. Anche qui vedete, non ho messo i tappi io, guardate, questo è calamitato. È ovvio ragazzi, lo sto facendo vedere a chi non fa la collezione. Guardate, tutto snodabile. La luce qui l'abbiamo messa, sì, ma non si vede. Però si accende, ma non si vede perché ci sono le tante luci accese dei LED. Qui vedete la mano? Non ha gioco. Anche qui andate a vedere l'intervento che ho fatto. Quindi abbiamo le braccia, una e due, bellissime. Guardate che meraviglia. Il nostro casco, bellissimo, accensione da qui, non so se si vede, non si vedrà niente neanche qui. No, non si vede niente perché ho 240 LED che sparano su ragazzi. Guardate, tutto metallo. Anche qui voi troverete lo scalino nel vostro. Andate a vedere come poterlo levare. Non toccate le lacramite come molti scrivono, non serve. Andate a vedere, molto semplice. Qui non abbiamo più il gioco. Negli altri sì. Qui non c'è più gioco. Questo è il pezzo che chiaramente ancora non ho montato perché non è ancora da montare, che è il copri polpaccio, che poi va messo qui. Vedete? Guardate che bello, che meraviglia. Qua si accende anche la luce chiaramente dello stivale, non so se si vede, forse questa un po' si vede, sempre calamitato anche questo. Questa è la modifica che ho fatto io, che poi ha dato origine a tutti i 3D che stanno facendo. Bravissimi ragazzi. Miglioratevi sempre. Bravi ragazzi. A questo punto abbiamo poi il reattore ARC. Ecco qui.
Perfetto. Volevo vedere solo una cosa, perché mi piace spiegarvi tutto, Mi piace spiegarvi tutto, per evitare che poi possiate commettere degli errori. Ecco qua. Guardate. Vedete? Ok? Ecco, Stefano mi diceva, Michele, ma qui è più basso da un lato e qui è più alto. Sì, va bene, non ti preoccupare Stefano, l'osservazione è molto corretta, ma è proprio così, perché ne sto facendo 3, tutti e 3 sono così, quindi è ovvio che ti assicuro che, come ti ho già anche risposto Stefano, è tutto a posto. Ok? Grazie sempre di seguirmi Stefano. Va bene ragazzi, allora, io direi che posso chiuderla qui. Ho avuto piacere di farvi vedere, qua sono veramente tanti pezzi, non lo voglio appoggiare, al contrario, ve l'ho già detto, perché rischio di romperlo, lo terrò così. Ecco qua, guardate, guardate che meraviglia. Non riesco a riprendere tutto, guardate che meraviglia. Mancano ancora dei pezzi qui, però diciamo che questi sono i più, ecco, quelli un po' più d'effetto, ecco ragazzi. Guardate che cosa non è questo torace, stupendo. Allora, posiamolo così, come vi ho già detto, e io direi che possiamo chiudere, ragazzi, questo numero 75 montato, ringraziandovi tutti per il vostro tempo. Grazie ragazzi, non dimenticatevi di iscrivervi, scusate, e di attivare la campanella per essere sempre aggiornati su ogni mio nuovo video. Mi raccomando ragazzi, ricordatevi che ogni mio video è sottotitolato in 25 lingue. Si muove un po' l'immagine, ma è perché purtroppo sto tenendo il telefonino con le mani, perché non riesco, se lo metto giù, a riprendere tutto, vedete? È impossibile, non viene bene. Comunque via, chiudiamolo così, almeno con l'immagine ferma. Va bene ragazzi, un saluto a tutti da Michele, un abbraccio a voi e a tutti i vostri cari più cari. Ciao ragazzi, al prossimo video. Ciao!